Buongiorno alle mie principesse e ai miei principi. Allora, come state stamattina? Allora, so che state studiando tanto, so che state meditando. Vi sto passando tutti gli strumenti per poter praticare l'arte magica, per poter sciamanizzare, ossia pacificare i vostri eventi disturbati, che poi sono le situazioni di conflitto. E state facendo un lavoro enorme, grandioso, ragazzi miei, ragazzi, grandioso. E con le meditazioni che vi ho pubblicato, ne farò anche altre la settimana prossima. Sono proprio pratiche per indirizzare al lavoro, il lavoro, oltre allo studio e dei podcast, dei libri e della pratica, perché come vi dico sempre, la via esoterica è una via empirica, va praticata con diligenza, con disciplina, con amore e perseveranza e i risultati sono quelli che state ottenendo. State diventando sempre più padroni del vostro destino, manifestando i vostri talenti, le vostre capacità, ed è questo il mio obiettivo, straordinario, è veramente straordinario. Allora, io quest'oggi pubblicherò una bombona, un podcast su le fiamme gemelle, le anime gemelle e il karma. Un podcast vivo, di lava, incandescente, è la chiave assoluta di tutte le relazioni. Sappiamo che la conoscenza è qualcosa di vivo, no? Non si può fermare la conoscenza e soprattutto la conoscenza vera serve a distruggere le tue convinzioni. Le convinzioni sono le gabbie del mentale, le convinzioni sono quelle che non ci fanno procedere. La conoscenza vera è quella che supporta la fede e non le convinzioni. E quindi nella conoscenza empirica e anche gli studi fatti empiricamente proprio sul mio percorso di vita, sul percorso di vita, allora questo video vuole essere proprio la chiave dell'inizio della vita, la vera vita, e la chiave di volta di tutte le relazioni. Quindi dal primo podcast che vi ho fatto sulle fiamme gemelle, dopo 3 anni ne facciamo quest'altro, che è proprio la chiave di volta, la chiave di volta. Vi consiglio vivamente di guardarlo centinaia di volte quanto avete guardato l'altro, quanto avete ascoltato l'altro. Vi consiglio di prendere appunti e di riascoltarlo più e più e più e più volte, perché credo sia il podcast che contiene in sé le chiavi per la libertà. Io vi trasmetto tutto quello che mi ha funzionato, che mi funziona e che mi fa vivere, come vi racconto in quel podcast, in unione erotica con il mio sposo celeste. Non vi preannuncio niente, proprio mettetevi lì, ascoltate con profonda attenzione cardiaca. Attenzione cardiaca, non attenzione mentale. Quel podcast serve a squarciarvi i veli della mente che vi tiene ingabbiate, che vi tiene ingabbiati, e a darvi quello che viene definito il nirvana, che è l'estinzione della dualità, come vi spiego anche in quel video. Il nirvana si dice nirvana perché significa morte, il nirvana, cioè estinzione della realtà fenomenica, estinzione della dualità. E quindi libertà, libertà di amare, libertà di sentirsi sempre una profonda eccitazione costante, la libertà di sentirvi finalmente sempre innamorate, innamorati e ricambiati costantemente. E sì,
Sì, l'ho realizzato in 3 giorni, ho buttato fuori tutto in un attimo e poi nei 2 giorni successivi mettevo insieme le idee, mettevo quindi altri pezzi. È stato proprio un flusso di illuminazione. Parliamo della Kabbala al buddismo, al mito, un bel compendio di volume, di flusso, di flusso. Allora, detto questo, prima della bombona, vediamo la giornata di oggi, vediamo questa giornata, vediamo con che cosa avremo a che fare per continuare il nostro percorso iniziatico, evolutivo. Vediamo un po'. Allora, mi è piaciuta l'altra volta che abbiamo fatto con i mazzi delle carte metaforiche associative. L'ho rimischiati prima di accendere la telecamera, adesso li rimischierò, mm, e vediamo con che figura abbiamo a che fare oggi, per farci ispirare, vediamo cosa prevede il nostro meraviglioso karma e dharma e missione dell'anima. Allora, facciamo così, 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 prendo un pezzettino di questi, un pezzettino di questi e ci battiamo questi e quest'altro le mettiamo via. Allora, allora, vediamo un po' con che figura abbiamo a che fare oggi, vediamo un po'. Sappiamo che il mondo esterno sono tutte maschere, no? Maschere del divino. La parola maschera viene dall'etrusco persu, che significa, la parola persona, scusami, viene dall'etrusco persu che significa maschera. Gli etruschi utilizzavano le maschere nel gioco del teatro e quindi nel teatro della vita si manifesta il divino in tutte le sue forme, come vi spiego anche nel video sulle fiamme gemelle, anime gemelle. Allora vediamo con quali maschere del divino avremo a che fare oggi e come conformarci alla nostra missione dell'anima. Vediamo, eccolo, abbiamo un signore indagatore. Qua abbiamo qualcuno che riceve una lettera, vedete? Abbiamo qualcuno che riceve una lettera, qualcuno che mette gli occhiali per capire da dove viene. Ma viene veramente da lì? O no? Fammi mettere gli occhiali per vedere. Quindi avremo a che fare con una notizia oggi, con qualcosa di inaspettato, un messaggio inaspettato, una lettera inaspettata da parte di qualcuno, qualcosa di inaspettato. Tant'è che bisogna mettersi gli occhiali qua, c'è un signore che si mette gli occhiali per vedere esattamente, ma veramente? Fammi analizzare bene. Quindi questa carta già mi prefigura una cosa in questa giornata. C'è qualcuno che si mette gli occhiali per vedere meglio. Cosa rappresenta questa cosa a livello simbolico? Per mettere a fuoco. Il mettere a fuoco ha a che fare con un'analisi mentale. L'analisi mentale. Se ci togliamo gli occhiali, se togliamo i filtri con i quali approcciamo la realtà, riusciamo a vedere in modo cardiaco le cose, senza gli occhi della mente. Quindi ci saranno cose oggi che ci potrebbero stupire e per cui la mente vorrebbe entrare subito in gioco. Quindi qualcosa che potrebbe stupire la mente, che quasi non ci crede la mente. Allora si mette gli occhiali per vedere meglio, per mettere ancora di più, per analizzare ancora di più. Quindi ci saranno, e sappiamo che l'analisi è sempre qualcosa di errato, la troppa analisi, no? Il mentale, la mente razionale. Quindi ci saranno cose che ti potranno stupire oggi, sorprese, messaggi. Non approcciare da un punto di vista analitico, ma bensì cardiaco, del cuore. Lascia che
quell'emozione pervada dentro di te, la sensazione, non cercare di spiegare con la mente, la sensazione, non approcciare con la mente, senti la sensazione, benedicila, perché la sensazione è uno spirito che ti arriva, un Dio, così come l'evento che succede mette alla prova la tua analisi. Ok? Là là, che cosa sarà? Vediamo. Quale altra figura? Con quale altra figura abbiamo a che fare oggi? Eccola, un altro signore. Due, sono usciti due signori qua. Ah no, una signorina. Là là, una bellissima gitana, zingara, e un signore che c'ha... Allora, è uscito prima questo. Un signore con una lunga chiave inglese. Non fate battutine. Un signore che vuole aggiustare qualcosa. Abbiamo un signore qua che vuole aggiustare qualcosa, c'è una lunga chiave inglese. E poi qua abbiamo una bellissima gitana, una zingara, una bellissima gitana. Allora, io mi viene già in mente una cosa. Oggi avrete a che fare con qualcuno che vuole aggiustare qualcosa che ha fatto, perché si dà conto di essere stato troppo analitico, troppo mentale. Perché rispetto a questa figura femminile così gitana, così bella, così colorata, così artistica, qua abbiamo una persona molto analitica. Praticamente abbiamo di nuovo gli opposti. E allora il divino cosa ti manda oggi? Ti manda qualcuno che vuole aggiustare questa chiave inglese, un rapporto con te, oppure provare ad aggiustare qualcosa. Questo provare ad aggiustare qualcosa fa anche parte di te, te che stai guardando, che tu sia uomo o una donna non importa. Qua abbiamo una mente razionale analitica, ciò che lega la necessità di appunto legare quello che c'è in mezzo, la necessità di legare i due aspetti: arte, creatività e bellezza e analisi. Quindi quello che, al di là di quello che ti ho detto adesso, ciò che ti troverai a fare in questa giornata è la capacità di legare, in questa chiave inglese, di aggiustare, di legare il rapporto tra la tua creatività, tra la mente creativa e la mente razionale, nelle circostanze che il divino ti manderà davanti. Quindi il divino ti sta dicendo in questa giornata, laddove vedi una discrepanza tra quello che intuitivamente vorresti fare e la tua mente ti blocca, cerca di aggiustare le cose. Chiave inglese, magari fai solo qualcosina a livello intuitivo, non fare magari tutto quello che ti passa per la testa a livello intuitivo, magari voglio arrampicarmi sul grattacielo di 87 piani, lo voglio fare come se facessi trekking. Ah, per carità, nel senso, su un palazzo a vetri di 87 piani voglio arrampicarmi come se facessi trekking. Guarda, se già lo fai da tanti anni, fallo pure. Ma se magari hai appena iniziato a fare trekking, magari fai soltanto un piano. Ecco, questo voglio dire. Quindi cerca di aggiustare le cose. Quindi abbiamo anche delle persone che qua ti guarderanno con curiosità, con grande curiosità. Questo perché? Perché tu porterai oggi la bellezza della leggerezza, la leggerezza della gitana, la leggerezza di colei che ha tanta saggezza e danza
sugli eventi della vita. Porterai questo. Bellissimo, bellissimo messaggio di questa giornata, Bellissimo messaggio. Vediamo adesso con i tarocchi che cosa ci raccontano in questa giornata. Vediamo. Questo è il mood di questa giornata per tutti voi, Adesso vediamo, c'è chi si potrà ritrovare di più anche nei tarocchi, c'è chi invece non si ritroverà nei tarocchi, però il mood è questo. Vediamo il mood di questa giornata. Cosa accade in questa giornata? Di cosa parlano queste tre carte? L'appeso, cavaliere di bastoni, il sole. Qua in questa giornata io vedo un cambio di prospettiva che porta tanta felicità, vedo un movimento di felicità. Qua l'appeso mi parla di cambio di prospettiva, ma anche di situazioni che erano ferme che si sbloccano con questa energia del cavaliere di bastoni. Il sole mi parla di notizie felici che avrai in questa giornata, notizie felici, situazioni che bloccate magari, o situazioni che portano notizie felici dopo un aver pensato un cambio di prospettiva da parte di qualcuno o è la tua stessa energia ad aver cambiato prospettiva rispetto agli eventi come te li ho descritti, e con questo fervore portare anche all'esterno e quindi ricevere anche dal mondo esterno notizie felici. Notizie felici. Mettiamone due altre. Eh sì, c'era una situazione ferma, 8 di spade, bellissimo, 9 di coppe. Mi parlano di notizie felici che ti faranno tanto felice. Il 9 di coppe è proprio la felicità per eccellenza. Allora, a più livelli, a più ambiti, notizie, una notizia in particolare felice, qualcosa che era fermo, una situazione che ha determinato un fermo, in cui non si vedeva uscita, in cui magari non si raggiungeva un benessere personale. Torna il sole, notizia felice. Il 9 di coppe è l'energia di colei o colui che è fiero ed è felice. Di questa notizia che arriva, che ha a che fare anche con la tua stessa energia personale. Il sole è allegria, gioia, felicità, anche con dei figli a che fare, notizie di felicità di figli per alcune di voi, che ti faranno felice. Il 9 di coppe è proprio il compimento di un desiderio, qualcosa di tuo che stavi chiedendo, qualcosa che era bloccato, oppure proprio il ripristino della tua energia psicofisica e vitale. Notizie felici che ti fanno proprio felici. Il 9 di coppe e il sole confermano questo. Bellissimo. Asso di bastoni, opportunità, notizie, notizie. Vediamo carta positiva. 5 di bastoni. Probabilmente qua c'erano dei conflitti con qualcuno, ragazze. Oppure c'erano delle discordie o un'incapacità di venirsi incontro con qualcuno. Ecco, questo riceverai notizie felici rispetto a queste contrarietà. Possono anche essere delle contrarietà tue interne, no? Ossia maschile e femminile tuo interno, razionalità, intuito, ecco, che ti hanno dato da pensare. Ecco, ti metti alle spalle queste sensazioni di conflittualità, perché c'è un bellissimo accoppiata 9 di coppe e sole come carta finale che mi parlano di un appagamento finalmente personale che arriva. Sì. Vediamo un po' su questo sole 9 di coppe. Sole 9 di coppe, di cosa parla questo appagamento personale? Re di spade, avere sicuramente qua, se si tratta di te, parlano del fatto che finalmente hai le idee chiare su che cosa vuoi raggiungere. Se si tratta di una persona con la quale c'era conflitto, qua abbiamo una risoluzione, mi parlano di lavoro o di una persona con la quale si era in discordia, ricevi notizie felici da parte di questa persona.
Qua c'è un 8 di denari, mi dice anche sul lavoro. Avrai un'idea geniale o qualcuno ti chiama al lavoro, qualcosa sul lavoro. Mm? Vediamo che energia porta ancora il sole e il 9 di coppe. L'asso di denari, un'opportunità in concreto. L'asso di denari per me ha a che fare un po' con il sole dei tarocchi e gli arcani maggiori. Cioè è qualcosa di grosso, di concreto, ha a che fare con un'opportunità che arriva di venirsi incontro, di concretezza, di lavoro o altre attività che riguardano, non mi stanno specificando l'amore in questa stesa, però siamo a migliaia, quindi potrebbe anche essere. Opportunità di lavoro, una situazione che ti fa tanto felice, probabilmente c'è una situazione di blocco a livello lavorativo, di discordia, di dissonanze tue interne generate da un fermo sul piano lavorativo, ricevi questa opportunità, notizia che ti fa felice. E se ricevi questa opportunità, il senso è proprio questo. Anche qui ti ho detto qualcuno che ti chiama, ti contatta nel piano lavorativo o altro per aggiustare le cose e me lo confermano i tarocchi, che col 5 di bastoni c'erano contrarietà o dissidi o un'incapacità di venirsi incontro. Grazie a cosa? Al lavoro su di te, grazie al lavoro sulla tua bellezza, sulla tua natura selvaggia, sul tuo essere unica o unico. Sì, qualcuno anche che si ricrede grazie al potere che stai emanando, va bene? Bellissimo, ok. Vediamo ancora cosa ci dicono le fate. Sii paziente. Questo ha a che fare con l'appeso e l'otto di spade. Mi dice che sei stata o sei stato paziente. È anche un'esortazione per te ad essere paziente rispetto alle emozioni che ti sono arrivate, che ti arrivano. Un'altra. Chiedi quello che vuoi. Infatti qua abbiamo proprio il fatto che ti sentirai piena nel potere, pieno in questa mattina. Qua c'è una guarigione in atto. Guarigione, guarito, guaritore. Se per esempio abbiamo avuto uno stato psicofisico di convalescenza in questo momento, l'appeso è anche la carta della somatizzazione, no? Anche della malattia, della somatizzazione, che ci ha tenuti bloccati, va bene? Questo è il giorno in cui tu vedi il sole, ti sentirai proprio felice, con la mente chiara e questo porterà a darti un'opportunità in concreto anche in altri ambiti. E in questo caso, se questo è il tuo caso, sii paziente, perché c'è un'attività di guarigione in atto da parte degli spiriti nei tuoi confronti. E quindi appellati al tuo sé superiore, allo sposo celeste o sposa celeste, perché le notizie non tarderanno ad arrivare, va bene? Vediamo adesso cos'altro ci dicono questi tarocchi, questi oracoli, scusa. Ne metterò una. Rammendare il velo, perdono. Qua c'è qualcuno questa mattina o questa giornata con il perdono, rammendare il velo, no? Quando qualcosa anche si scuce, viene ricucito, un po' il riparare, qualcuno che vuole, ricordiamo, aggiustare, conflittualità o anche aggiustare le ferite dell'anima anche riguardo a te, perché ti ho detto che qua molte di voi hanno passato un momento di convalescenza, un dolore funzionale al cambio di prospettiva animico e anche fattivo, e qua avviene proprio il rilascio dell'energia e un'acquisizione di maggiore energia vitale. Perdono intesa a più aspetti e a più livelli. Eh sì, Ok. Vediamo ancora qual è l'archetipo di oggi. Madre, bellissimo, madre, perdono. L'archetipo è quello di Madre Terra. Cos'è Madre Terra? Madre Terra è la vostra natura. La vostra natura è il vostro daimon,
la vostra natura è il vostro sposo celeste o sposa celeste. Allora la madre in questo caso, l'archetipo di oggi è quello di darsi alla propria natura. Cosa vuol dire darsi alla propria natura? Darsi alla propria natura significa amarsi incondizionatamente. Ma cosa significa amarsi incondizionatamente? Significa amare gli spiriti che ti abitano, le emozioni che ti vengono a trovare. Perché quando parliamo di soggetto, cioè di te, di me, di io, l'io è un accumulo di credenze. Quindi dire anche io stima di me stessa, no, è un concetto un po' sbagliato. Io non ho stima di me stessa in qualità di ego, di credenze che ci sono al mio interno. Io ho stima di me stessa in qualità delle forze che mi abitano. Io ho stima delle mie emozioni che mi attraversano, perché sono dei, sono forze, e io coopero e collaboro con le mie emozioni, perché le mie emozioni sono la mia forza. Le emozioni della dolce tristezza, la dolce malinconia, il caos, tutte le emozioni, la rabbia che la mia mente razionale, analitica, giudica sbagliate, ha giudicato sbagliate, ma come pure la psicologia da bar, che è la psicologia del sistema, che oggi va tanto di moda, ci ha fatto credere che siano sbagliate le emozioni che proviamo e ci danno la pillolina per anestetizzare le nostre emozioni, no? Ve lo dico anche nel video sulle fiamme gemelle. E allora qua stiamo facendo una rivoluzione spirituale e sociale. E quindi la madre è madre terra, madre natura, e tu sei figlia prediletta di madre terra, figlio prediletto di madre terra. E madre terra cosa ci insegna? Madre terra è un continuo darsi. Nascono fiori, nascono piante, è un continuo darsi incessante. Allora, siccome tutto è un simbolo di quello che vediamo, che ci accade, Madre Natura è il simbolo di come dobbiamo fare noi che siamo suoi figli. Darci alla nostra natura, investire sulle nostre emozioni, darci dalle nostre emozioni. L'archetipo di oggi è darsi alle proprie emozioni, che sono dei, forze, spiriti, numi. È una bellissima stesa, ragazzi miei, bellissima stesa. Quindi anche quando, diciamo, qua ci sono conflitti, no? 5 di bastoni al positivo. Perdono, madre, cosa fa? Chi sono queste persone con cui sei entrata in conflitto? Sono quelle persone mandate dal divino. Sono maschere, persu, maschera, persona dal divino, affinché tu, grazie a quell'emozione, potessi sempre di più elevarti in coscienza, sempre di più sciogliere le tue paure e i tuoi attaccamenti legati al darsi, cioè legati all'amore. Bellissima stesa, ragazze mie. Quindi il succo di oggi è darsi alle proprie emozioni, la madre. Pazienza, amore incondizionato, guardate, ve l'ho detto prima, allegria nel dare la vita. Dai la vita alle tue emozioni, celebra le tue emozioni, celebra il tuo talento, la tua arte, la tua creatività, celebra quello che sei, perché quello che sei è stato modellato dal divino e va celebrato in ogni istante. Ok? Quindi, ragazze mie e ragazzi, questo è quello che accadrà oggi e sarete tanto felici, ricordiamo di averlo fatto. Detto questo, io vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!